Giovedì 13 febbraio 2025 ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? Lo scopriamo tra pochissimo. Oggi andiamo ad analizzare insieme tutti i playoff di Europa League e di Conference League. Insomma, super partite e scendiamo in campo anche noi. Rimanete, mi raccomando, fino alla fine del video perché alla fine svelerò le scommesse sicure del giorno. Io sono Veliu e in questo video analizziamo e studiamo insieme le partite di oggi, giovedì 13 febbraio, cercando perché no di scovare qualche opportunità per lavorare sull'exchange o sul betting tradizionale. Prima di cominciare la nostra spettacolare sigla. Partiamo con la Conference League, partiamo con le partite delle 18:45, iniziamo con TSC Backa Topola contro Jagiellonia. Il Backa Topola ha incontrato difficoltà nella competizione, si è classificata al 24° posto, ultimo posto utile per qualificarsi ai playoff, mentre lo Jagiellonia sta mostrando comunque una buona forma nelle ultime partite. Mi aspetto una partita combattuta ed equilibrata, mi aspetto almeno 2 gol nel match e mi aspetto il both team to score. Passiamo a Molde Shamrock Rovers. Ottimo il cammino dello Shamrock Rovers in Conference League, ha finito il 10° posto con 11 punti in 6 partite. Il Molde invece è un'altra delle squadre qualificate con 7 punti. Il Molde ha un buono storico con lo Shamrock Rover e parte secondo me con i favori del pronostico, tuttavia manca di recenti partite competitive. Ricordiamo che il campionato in Norvegia è fermo, il che potrebbe rappresentare appunto un'incognita. Vedo però in questa partita di andata il Molde leggermente favorito, mi aspetto almeno 2 gol in questo incontro. Celje Apoel, il Celje ha concluso il primo girone di Conference League al 21° posto, mentre l'Apoel si è classificata all'11° posto. Il Celje non è in gran forma, ma gioca in casa e questo potrebbe essere di vantaggio in questa partita. L'Apoel ha alternato prestazioni buone e prestazioni meno convincenti e questo rende il pronostico un po' incerto. Per questa partita di andata mi aspetto almeno 3 gol nell'incontro e mi aspetto il both team to score. Terminiamo l'analisi delle partite delle 18:45 con Vikingur Panathinaikos. Il Panathinaikos ha concluso al 13° posto, mentre il Vikingur ha concluso al 19° posto. Entrambe le squadre hanno mostrato dei risultati un po' altalenanti. Il Panathinaikos arriva con qualche vittoria nelle ultime 6 gare, ma il Vikingur potrebbe rendere la partita difficile in casa. Mi aspetto una partita abbastanza chiusa, non penso che le due squadre affronteranno a viso molto aperto questo match, per cui mi rivolgerei preferibilmente ai mercati under. Passiamo alle sfide delle 21, iniziamo con Copenaghen-Heidenheim. Il Copenaghen si è classificato al 18° posto con 8 punti, l'Heidenheim al 16° posto con 10 punti. Il Copenaghen non gioca partite ufficiali dal 19 dicembre, sono fermi per la pausa invernale, mentre l'Heidenheim è in piena attività in Bundesliga. Il Copenaghen parte favorito, ma la squadra tedesca potrebbe dare del filo da torcere. Per questa partita di andata, partita difficile da pronosticare, proviamo a vedere le formazioni iniziali. Mi aspetto almeno 2 gol in questo match e il both team to score. Passiamo a Borac Banja Luka contro Olimpia Lubiana. Borac classificato al 20° posto con 8 punti, l'Olimpia Lubiana al 14° posto con 10 punti. Il Borac ha un ottimo rendimento casalingo, mentre l'Olimpia ha ottenuto risultati positivi di recente. Tuttavia il fattore campo potrebbe fare la differenza. Io ad ogni modo mi aspetto una partita abbastanza chiusa e quindi mi piace il mercato under, con una leggera preferenza, se dovessi espormi, verso il Borac. Gent Real Betis, il Gent si è classificato al 17° posto con 9 punti, il Betis al 15° posto con 10 punti. Il Gent sta vivendo un buon momento di forma e può contare sul supporto del pubblico di casa. Tuttavia il Real Betis, nonostante un leggero calo di recente, rimane una squadra con maggiore esperienza internazionale e qualità sulla carta superiori. Vedo una partita con gol, me ne aspetto almeno 3 e mi aspetto il both team to score, perché mi aspetto una partita equilibrata ma viva. E terminiamo con Omonia Nicosia Paphos, due squadre cipriote. Il Paphos ha terminato il girone di Conference League al 12° posto, mentre l'Omonia al 22° posto. Tuttavia l'Omonia è in grande forma, avendo vinto le ultime 5 partite di fila. Inoltre recentemente ha battuto in campionato il Paphos, il che potrebbe dargli ulteriore fiducia. Vedo una partita comunque vibrante con almeno 3 gol, leggera preferenza per l'Omonia Nicosia che gioca in casa, ma potrebbe esserci anche il both team to score.
E prima di passare all'Europa League, mi raccomando, iscrivetevi in tanti al canale, iscrivetevi, grazie mille a chi si sta iscrivendo, per me è fondamentale, a voi non costa nulla, basta un semplice clic qui sotto sul tasto iscriviti, totalmente gratis, ma per me è molto importante. Mettete un like se il video vi sta piacendo e scrivetemi nei commenti i vostri pronostici. E passiamo all'Europa League, partiamo con le partite delle 18:45 Midtjylland-Real Sociedad. Il Midtjylland arriva a questa sfida senza aver ancora ripreso ufficialmente la stagione, il che potrebbe un po' influire sulla loro condizione fisica e sul ritmo partita. Dall'altra parte, la Real Sociedad sta mostrando delle buone prestazioni nonostante l'ultima sconfitta in trasferta. La squadra spagnola, secondo me, ha maggiore esperienza a livello europeo e può contare su una rosa che secondo me è più apprezzata rispetto a quella del Midtjylland. Per questa partita quindi vedo leggermente favorita la Real Sociedad, non mi aspetto tanti gol in questa partita, quindi per chi fa le scommesse tradizionali un X2 più under potrebbe essere una discreta soluzione. Passiamo a Fenerbahce e Anderlecht. Il Fenerbahce è in una forma eccezionale, è imbattuto pensate da 12 partite e ha un ottimo rendimento casalingo, ha vinto 9 delle ultime 12 gare e avrà anche il supporto del pubblico di casa. L'Anderlecht invece sta attraversando un periodo un po' difficile con risultati altalenanti nelle ultime uscite. Vedo favorito il Fenerbahce, vedo almeno 2 gol in questa partita perché penso che il fattore campo e la forma attuale della squadra turca farà la differenza in questo match. Passiamo a Ferencváros Viktoria Plzen. Il Ferencváros è una squadra molto solida tra le mura amiche e secondo me parte leggermente favorito. Il Viktoria Plzen, pur essendo comunque un avversario ostico, dovrà fare a meno di Veselin, l'attaccante principale della squadra ceca, e questo potrebbe influenzare sicuramente il loro potenziale offensivo. Vedo leggermente favorito il Ferencváros, ma mi aspetto 2 gol in questa partita. Union Saint-Gilloise Ajax. Entrambe le squadre stanno attraversando un buon periodo di forma, l'Union Saint-Gilloise ha dimostrato di essere un avversario temibile, soprattutto tra le mura domestiche, ma dovrà fare i conti con delle assenze importanti. L'Ajax lo vedo leggermente favorito per il passaggio del turno perché ha più esperienza internazionale. In questa partita di andata mi aspetto tanti gol, me ne aspetto almeno 3 e vedo molto probabile il both team to score. Passiamo ad AZ Alkmaar Galatasaray. La AZ Alkmaar sta attraversando un buon periodo e avrà il vantaggio di giocare in casa. Il Galatasaray invece dovrà fare i conti con numerose assenze molto pesanti, tra cui Davinson Sanchez, Torreira e Osimhen in attacco. La partita disputata nella fase a gironi tra queste due squadre era terminata con il risultato di 1-1, ma stavolta le assenze del Galatasaray potrebbero pesare maggiormente. Vedo in questa partita di andata la AZ Alkmaar leggermente favorito, ma comunque mi aspetto diversi gol in questa partita, me ne aspetto almeno 2 e vedo possibile il both team to score. Per chi ama le scommesse tradizionali, 1x più over 1,5 potrebbe essere una buona scelta. Passiamo a Twente Bodo Glimt. Il Twente è molto solido in casa e non perde pensate da novembre. Il Bodo Glimt invece ha dimostrato di poter giocare bene anche in trasferta e potrebbe essere una minaccia. Ricordiamo che in Norvegia non hanno ancora ripreso il campionato e questo potrebbe essere un fattore. Ad ogni modo, per come sono le due squadre, mi aspetto una partita piena di gol, me ne aspetto almeno 3 e vedo possibile anche in questo caso il both team to score. Entrambe le squadre a segno. PAOK Salonicco Steaua Bucarest. Il PAOK arriva a questa sfida con diverse assenze, tanti infortunati nella squadra greca, mentre lo Steaua Bucarest ha dimostrato di avere una solida organizzazione difensiva. I precedenti tra le due squadre vedono lo Steaua Bucarest vittorioso per 1-0. In questa partita mi aspetto un approccio più prudente, essendo la partita di andata. Vedo due squadre che potrebbero affrontare questa partita in maniera più chiusa, soprattutto all'inizio, per cui mi piace rivolgermi per questa partita al mercato under. E passiamo al big match. Porto-Roma si gioca allo Stadio del Dragao. Il Porto ha recentemente venduto alcuni dei suoi giocatori chiave e dal mio punto di vista non li ha sostituiti nella maniera più adeguata. Dall'altra parte però abbiamo una Roma che sta mostrando diverse difficoltà, soprattutto quando gioca in trasferta, nonostante l'ultima vittoria di misura contro il Venezia. Il Porto sicuramente
avrà il vantaggio del fattore campo. Dal mio punto di vista la Roma rimane leggermente superiore dal punto di vista tecnico. C'è anche da considerare il nuovo allenatore nel Porto che sta cercando di trasferire le sue idee, mister Anselmi, dal Sud America sulle orme di Marcelo Bielsa. Mi aspetto una partita chiusa con non più di 3 gol. Una delle due squadre potrebbe vincere di misura oppure finire con un 1-1 o con uno 0-0, rimandando un po' il verdetto alla partita di ritorno. Questo potrebbe essere uno scenario percorribile. E anche oggi abbiamo concluso l'analisi delle partite di Europa League e di Conference League. Rispondiamo alla domanda con cui ho aperto il video: ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? Adesso c'è la risposta e la risposta è no, non ci sono scommesse sicure. Mi raccomando ragazzi, usate la testa, scommettete responsabilmente, scommettete con la testa, è molto importante. Con questa tipologia di video cerco di trasferirvi alcuni dati, alcune informazioni che ritengo importanti per valutare le partite a 360 gradi e trarne magari qualche spunto per lavorare nel mondo delle scommesse o nel mondo del trading sportivo. Non vogliono essere semplici pronostici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per voi è completamente gratis, basta un semplice clic qui sotto sul tasto iscriviti. Per me è tanto importante, diffondete, condividete questo video con i vostri amici, mettete un like e scrivetemi nei commenti come finisce Porto Roma. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani perché ricominciano i campionati principali.